Davanti a me c'è una fila di 4 tornanti. Come andare a cercare rogna. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Nuovo video, vi porto in due posti incredibili. Primo posto vi porto in Val Martello, una valle alpina, una laterale della Val Venosta. Ci catapulteremo nell'inverno. Pensate che è l'unico comune italiano dove c'è lo 0% di persone che parla italiano. Nessuno è di madrelingua italiana, un posto davvero particolare. È una valle isolata che entra all'interno delle Alpi ai piedi del Parco Nazionale dello Stelvio, che andremo a esplorare con un panorama pazzesco. Secondo posto dove andremo in un luogo di villeggiatura dei reali asburgici. Pensate che ci andò in villeggiatura anche il Mahatma Gandhi. Parlo del passo della Mendola che mette in comunicazione la Val di Non con la Valle dell'Adige. Per arrivare lassù c'è una strada fantastica con dei tornanti bellissimi e quando arriveremo lassù ve ne racconterò la storia. Adesso fuori ci sono 4 gradi e ci catapultiamo in moto, ma vi faccio arrivare direttamente fino in Val Venosta. Vamos! Naturalmente per evitare freddo alle mani ho le manopole riscaldate e le moffole sopra antipioggia. Eccomi qua, sono arrivato in Val Venosta, valle famosa per le sue mele, la porta d'accesso poi chiaramente al Passo dello Stelvio e Passo Resia. Come tutte le valli famose per le mele, come esattamente la Val di Non, super trafficata da mezzi pesanti. C'è una strada principale che attraversa la valle, come anche la Val di Non, e ci sono un sacco di auto articolati. Per questo non ve l'ho fatta vedere, perché fondamentalmente si va pianissimo e dietro o davanti a te hai un camion. Quindi il paesaggio è veramente bellissimo, però dal punto di vista del traffico non è molto godibile. Adesso prendo la deviazione e vado in Val Martello, perché la Val Martello è appunto una valle laterale della Val Venosta, come esattamente la Val d'Ultimo. La temperatura è salita un po', adesso sono sui 10 gradi. Qui siamo a 660 metri e ha nevicato relativamente basso, perché quelle chiazze di neve davanti a me saranno a 900 metri, nemmeno 1000. Adesso qua davanti c'è proprio l'indicazione Val Martello. Entriamo. Qui ragazzi fa già freddo, tutti naturalmente meleti. La temperatura per fare questo tipo di cultura è perfetta qua, perché serve, da quello che so io almeno, non sono chiaramente ferrato nell'argomento, ma serve una buona escursione termica, cioè che faccia caldo di giorno e fresco di notte. Quindi nelle vallate alpine questa condizione è perfetta. C'è molto rilascio termico durante la notte, perché il terreno, a differenza che nelle città, non accumula il calore. Lassù classico castello all'entrata della valle, per controllare la valle. Adesso si può andare a vedere forse vicino, sono curioso, vediamo. Non è rimasto niente, ma doveva essere bello imponente. Un castello diroccato e abbandonato, fine della strada. Ok, c'era una piccola spiegazione. Questi due sono due castelli, Castelmontani di sotto e questo qui diroccato che ho appena incontrato, Castelmontani di sopra. Stati costruiti intorno al 1200, poi la famiglia si estinse intorno al 1600. Adesso fanno parte della proprietà della provincia autonoma di Bolzano, che li ha dati a un imprenditore locale per 30 anni a patto che li restauri e li renda fruibili. Quindi erano proprio due castelli gemelli del 1200. C'è un odore con queste segherie che sono ovunque di legno ottimo, delle zaffate di odore di larice. Mamma mia, temperatura scesa di 10 gradi. Eccolo qua, questo è Castelmontani di sopra. La Val Martello entra per circa 30 km e confina col Parco Nazionale dello Stelvio, la parte trentina. È l'unico pezzo di parte trentina del Parco Nazionale dello Stelvio, che se no si estende in Lombardia. C'è solo un corso d'acqua principale, il fiume Plima. Per il resto la valle non è che abbia molti corsi d'acqua sfruttabili. Questa o è brina o è neve, ma secondo me è neve, e ce n'è un po' troppo ai bordi delle strade. Masetti di Fuori, eccolo qua sotto il torrente Plima, e la temperatura scende ancora perché adesso si sale di quota. Considerate che questa valle è famosissima per una cultura che non immaginerete mai, che vi dico fra poco. E no, non sono le mele. Guarda come stiamo semplicemente girando
ed entrando in questa valle laterale come siamo entrati nell'inverno. Questa è orientata la valle esattamente nord-sud, però in questi periodi dell'anno in cui le montagne, almeno in questi punti, sono troppo alte per far entrare il sole da sud o da est o da ovest, e queste parti qua rimangono completamente in ombra. E adesso vedi, il sole entrerebbe da sud, ma qua non entra perché c'è la montagna che fa da schermo. 4 gradi, secondo me arrivo a 0 gradi. Mamma mia che freddo, quei masi lassù non prenderanno mai il sole così vicino alla montagna. Hanno già buttato sale per le strade, ovviamente. Mi fa sempre riflettere questi posti nelle incredibili e bellissime diversità dell'Italia. Pensa a un ragazzino che nasce in questa casa qua, abituato a vivere comunque sempre a costante contatto col freddo e con la neve. Pensa a uno che nasce in Sicilia o in Sardegna, che la neve, se va bene, la vedrà una volta all'anno, solo in alcuni punti. Poi qua nevica e poi non si scioglie, perché con queste temperature rimane per mesi. Bagni di salto, temperatura attuale 2 gradi alle 12:41. Considerando che le 12:40, comunque l'una intorno alle 2 dovrebbero essere i momenti più caldi della giornata, non è male. Che spettacolo di paesaggio però adesso che si sta cominciando ad aprire. Qua ovviamente sono tantissime piste da fondo, transacqua. Ragazzi, dai, adesso ve lo dico, si comincia a vedere la prima cultura. Qua fanno tantissime fragole che dicono che hanno un sapore particolare, appunto perché vengono coltivate a 1800 metri di altitudine. Cioè, io venendo dal lago di Garda, dove adesso probabilmente ci sono 15 gradi, essere sbalzato qua a 2 gradi col paesaggio con la neve è incredibile, come entrare in un mondo completamente differente. Madre de Dios, che frio! 1 grado, alta valle. Secondo me non incontro moto oggi. Ecco, adesso ripiombiamo nell'ombra e suppongo che qui il sole non sia mai arrivato oggi, quindi attenzione massima alla strada. Giudicare anche gli accumuli di neve sulla strada, sicuramente non è mai arrivato qua il sole. Ne ha fatto abbastanza, faranno 20 cm. Questa è la parte proprio più stretta della valle. Ganda, strettissimo qua, saranno nemmeno 50 metri da una parte all'altra. Non so se si percepisce dal video il freddo maiale che fa, ma c'è il termometro, il sensore sulla gomma e registra 1 grado. Secondo me sballa di 1-2 gradi in meno, quindi secondo me siamo o a 0 o a -1 qua già. Questa è una cosa che mi manca tantissimo sul Transalp, un termometro. Devo installarlo ma non so bene dove piazzarlo qua in mezzo. Devo trovare una soluzione. Ecco, adesso 0 gradi il sensore sulla ruota, quindi potremmo essere già tranquillamente a -2. Dio benedica il pin lock per la visiera del casco, altrimenti a quest'ora sarebbe completamente appannata. Mamma mia che freddino! Caffè chiuso, se no prendevo un bel caffè riscaldante. Qua si può già sciare praticamente. È veramente una valle lunghissima. 16 km mi dà ancora che mancano fino al parcheggio, quindi ne ho fatti più o meno la metà, siamo a metà valle. Mi verrebbe da chiedermi che accidenti ci sono venuto a fare qua, che fa un freddo micidiale. Beh, il paesaggio però fantastico. Questo è il paesaggio proprio natalizio, che dovrebbe essere natalizio. Facciamo salire anche un po' la temperatura delle manopole riscaldate ad 80%. Strada sporca. Quello lì, ma guardate come, per dire, questo è un folle. Guarda che bella chiesetta lì. Bellissima. Ok, adesso il termometro segna -3. Brrr. Anche perché la strada sta continuamente, impercettibilmente salendo, quindi che spettacolo di posto. C'è un lieve alito di sole, quindi la strada è pulita. Stanno facendo lì? Stanno sparando neve? Che bello, guarda questa casetta, che spettacolo, stupenda, che atmosfera pazzesca. Era qua dove coltivano le fragole. E qua giù c'è il centro di fondo, dove va il martello, pizzeria, ristorante, bar. Questa è la strada si inerpica, qua è tutto bagnato, e finché è bagnato va bene. Adesso voglio vedere come prosegue, perché se la strada è sporca non è proprio il massimo. E dietro queste curve ci potrebbe sempre essere un'insidia. Non vedo una cippa perché c'è il sole in faccia.
Strada un po' sporca in effetti, procediamo lentamente. Allora, procedo piano, arrivo a questo tornante e ogni tornante valuto. Qua è pulita la strada. Sono curioso perché c'è un lago qua sopra, quindi vorrei vedere quel lago. Se procedo piano a gas costante non dovrei aver problemi. Il punto è che se hai problemi sono immediati. Ok, davanti a me c'è una fila di 4 tornanti. Ok, mi pongo un obiettivo, almeno la diga voglio arrivare. Ma sono arrivato qua, voglio vedere sta diga. Do not try this at home. Non fatelo a casa. Qua c'è un punto in cui c'è la strada leggermente più pulita, per modo di dire. Mamma mia che brutto qua. Dai, questa è l'ultima parte. Perché mi caccio in queste situazioni? Poi non è nemmeno facilissimo qua tornare indietro finché è in pendenza. Ecco, lì c'è una galleria. Ok. Abbasso la manovra riscaldata perché ho le mani talmente calde per l'ansia che non serve. Dai che qua c'è il sole un po' deve essere pulita la strada. Baby, ecco il lago. Che spettacolo incredibile però, ragazzi. Wow. Fantastico, assolutamente fantastico. Eccomi, allora come avete visto, punto abbastanza impegnativo su quei tornanti. Adesso la strada continua costeggiando il lago per un altro chilometro e poi va avanti per altri 3 chilometri. Però la valle è molto stretta più avanti, come ho anche visto proprio si stringe ancora di più e quella parte lì non prende mai il sole, quindi ho fatto una breve valutazione, non conviene che vado più avanti perché non voglio rischiare di cadere per la strada sporca. Se cado con la moto del genere è un casino. Poi la valle continua a salire, quindi cadrei in salita, sarebbe rognosissimo tirare sulla moto oltre gli eventuali danni che posso fare a me stesso, quindi faccio una valutazione prudenziale e torno indietro, tanto non è un posto che non rivedrò mai più nella vita perché ci abito 2 ore, quindi posso sempre tornarci. Quello che invece vi volevo dire della Mar Martello è che il nome deriva probabilmente da un termine, pensate, pre-romano, da marra, che voleva dire gruppo di pietre. Come vi ho detto, invece qui c'è una incredibile cultura delle fragole, perché vengono coltivate fino a 1800 metri di quota, e durante l'epoca romana veniva utilizzata tutta la valle semplicemente come pascoli. Poi c'è stato qualche insediamento umano nel corso degli anni. Martello nello specifico è l'unico comune italiano in cui ci sono 0 persone a madrelingua italiana, parlano tutti tedesco. Il simbolo del paese è l'aquila a 2 teste bicipite, che era il simbolo dell'Austria, dell'impero austro-ungarico, e gli avevano concesso appunto questo fregio dell'aquila imperiale perché si erano particolarmente distinti in una battaglia nel Medioevo. Ora, c'è da dire che il censimento sul fatto che non ci sia nessuna madrelingua italiana risale ancora al 2001, quindi visto che sono passati 22 anni magari qualche madrelingua italiano è venuto, però non sono aggiornatissimo, ecco. Ok, adesso devo tirarmi un po' fuori dai guai, rifarmi quei tornanti in giù. Tecnica: andare pianissimo, non toccare per nessun motivo il freno anteriore e che Dio me la mandi buona. Vamos! Scendiamo piano piano. Quando faccio queste cose mi viene sempre in mente la frase di Rimbaud quando ero in Africa, che scrisse un messaggio a un suo amico con una sola frase: che cosa ci faccio qui? Stessa roba mi sto chiedendo io. Per fortuna il freno motore del Transalp è ottimo, quindi... Ma come cacchio sono venuto su qua?
di Dios. Il punto è questo, che se continuava a salire la valle e tu scivoli in una pendenza del genere, vabbè che la moto ti va indietro per 50 metri senza che la fermi, ma poi ti voglio vedere tirare su una moto da 250 kg da solo col fondo scivoloso. Ok, questo è buono. Wow, ok, ci siamo. Bene, Val Martello esplorata all'80%, diciamo, almeno dal punto di vista stradale. Ora esco dalla Val Martello, faccio una valutazione se andare o no al Passo della Mendola. Allora, questa chiesetta, guarda che carina. Comunque neve ne ha fatta, guarda quanta neve c'ha. È scritto chiudere la porta e hanno fatto il sentierino qua per far venire le persone. È forte, piccolina, tutti i vetri ghiacciati. Carina, molto intima. Chiudiamo la porta, che non vorrei mai che uscisse qualche spirito. E adesso torniamo a climi più consoni, che qua, a giudicare dal freddo che sento le mani, siamo sotto zero, quindi direi che basta, che mi sono mezze congelate le dita. Impressionante, qua non c'è neve, zero, strade asciutte, veramente un altro mondo queste valli laterali. Poi c'è questa qua Val Martello. Allora, ok, visto che la Val Martello non l'ho potuta vedere tutta, voglio comunque farmi un passo in cui non credo che sia stato mai mostrato qua nel canale. Passo della Mendola, passo particolare in cui c'è stata anche Sissi. Adesso vi ci porto. Io sono stato un paio di volte, quindi adesso usciamo qua dalla Val Venosta e andiamo in Val di Non. Stupendo, Castelbello, veramente bello, sopra questo sperone di roccia. Qua veramente sembra un altro paese, guarda che differenza. Vigneti che non hanno ancora perso le foglie. La temperatura non è che sia brutalmente alta, ma sono quei 10 gradi in più che fanno la differenza. Eccoci qua, Passo della Mendola. Ecco, dove sono quelle antenne su in cima, non so se si vedono con la GoPro. Bisogna arrivare proprio dietro queste montagne. Adesso che ci penso, il Passo della Mendola non l'ho mai fatto da questa parte in salita, sempre in discesa. Ed effettivamente la parte giusta per farlo è questa in salita, perché è più divertente. Punto spettacolare più avanti, quando si passa proprio in mezzo alla roccia. Quella parte molto spettacolare a fianco della roccia, fra poco incontriamo, e poi una bella serpentina. Questa è la parte proprio più famosa, spettacolare, bellissima. Strada eccezionale. Poi l'asfalto è veramente una tavola da biliardo. 8 tornanti. Ed è tornato anche il sole. Eccoci qua. Passo della Mendola, 1363 metri. Qua hanno fatto una cosa molto intelligente con il cartello del Passo della Mendola. Hanno fatto dei cartelli bianchi qua sotto, dove tu puoi attaccare qualsiasi adesivo, e sopra il passo, il cartello del passo rimane pulito. Dopo c'è sempre qualche idiota che lo vuole attaccare proprio sul passo, così dopo un po' non si legge nemmeno più né l'altitudine né il nome, come capita a volte. Diciamo che 3 cartelli sotto non bastavano.
qua, siamo allora a 1303 metri, il passo della Mendola che mette in comunicazione la Val di Non con la Valle dell'Adige. La strada è stata costruita nel 1800, nella fine del 1800, dal 1880 al 1885, ci hanno messo 5 anni per costruire la strada qui nel passo. Poi nel 1886 l'antico maso Mendelhof, che era proprietà dei conti Thun, dove c'è il castello di Thun in Val di Non. Se non l'avete mai visitato è veramente veramente bello, adesso è di proprietà della provincia di Trento, è stato restaurato, un restauro che è durato decenni ma è veramente bello, quindi da lì prende il nome Passo della Mendola, ed era un posto estremamente turistico e molto visitato dalla nobiltà asburgica dell'epoca. Fra i personaggi famosi che appunto visitarono questo posto abbiamo chiaramente i reali asburgici, Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria, e Elisabetta di Baviera, più conosciuta come Sissi, la principessa Sissi, la famosa principessa Sissi, che poi è stata uccisa da un anarchico italiano. Quella è un'altra storia che vi racconterò in un altro video. E pensate, qui soggiornò persino il Mahatma Gandhi, quindi un posto completamente diverso dalla sua India, soggiornò persino qui. Non so perché, effettivamente, l'ho trovato su internet, sono curioso. Probabilmente venne qui a fare villeggiatura, anche se mi sembra strano che il Mahatma andasse in villeggiatura. Ok, anche per questo video è tutto da me e dal Transalp. Vi salutiamo. Come sempre il GPX del giro scaricabile gratuitamente lo trovate in descrizione, il link a tutta la mia attrezzatura, video, moto e tutto il resto, i social, li trovate tutti, i link in descrizione. Spero che questo video come sempre vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ragazzi ci vediamo alla prossima, ciao!